Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi volevo parlare di un argomento che è molto importante per la conservazione del nostro giardino, ovvero per salvaguardare determinate piante da quelli che sono i rigori invernali. Siamo ormai nell'autunno pieno, tra un po' ci avvicineremo all'inverno, non manca tanto all'inverno, ma già adesso cominciano a farsi sentire già determinate temperature che cominciano a portare un po' di problemi alle piante. Effettivamente è un autunno un po' mite e un po' freddo. Al mattino qui il prato del mio giardino è quasi sempre brinato, ci sono già state delle leggere gelate, ha già minacciato anche neve, poi alla fine non ha nevicato, nei prossimi giorni però è prevista di nuovo un po' di neve e quindi questo fa capire che il giardino in qualche modo va protetto. Quindi questo è un video più che altro di prevenzione per cercare di conservare nel nostro giardino almeno le piante che sono un po' più delicate rispetto a quelle che invece sono più robuste, che sopportano bene i rigori invernali. Io ho preparato una lista di piante che ad esempio sopportano benissimo il freddo, anche se non tutte nelle varie specie e varietà. Tra le piante che possiamo trovare in natura e che possiamo coltivare nel nostro giardino, se abbiamo a volte anche un giardino di grandi dimensioni per quello che riguarda gli alberi, ci sono gli abeti, i pini, il timo, ad esempio questa pianta aromatica sopporta abbastanza bene le temperature invernali molto rigide. La salvia, non in tutte varietà, ci sono delle salvie che sono più robuste, delle salvie che sono molto più delicate, alcune non sopportano assolutamente il freddo. La lavanda, anche qui ci sono delle specie e varietà che sono un po' più delicate, alcune che sono un pochettino più robuste. L'Hemerocallis, questa pianta dai fiori arancioni estivi che sopporta benissimo i rigori invernali, i narcisi, i tulipani, i crochi, il bosso, la campanula, la peonia, il lilla, la fotinea, l'euchera, gli arum che tra l'altro vegetano proprio nella stagione invernale, la schimmia giapponica di cui avevo fatto un video 2 anni fa nel canale Appuntamento in Giardino, vediamo se riesco a ricordarmi di mettere poi tutti i link al di sotto. Tantissime graminacee che sopportano molto bene i rigori invernali, quindi graminacee. Per quello che riguarda invece ad esempio i gigli e le dalie, queste sono piante un pochettino più delicate, le dalie soprattutto sono molto sensibili al freddo e quindi possiamo proteggerle poi con una pacciamatura abbastanza spessa nel nostro giardino o addirittura estirparle dalla terra con i loro bulbi e conservarle in un luogo protetto. Comunque dopo parliamo anche di un'eventuale soluzione che può essere ideale per conservare le nostre piante in giardino senza farli soffrire troppo il freddo. Cosa accade in giardino alle nostre piante quando arriva il freddo intenso? Come dicevo prima, ci sono delle piante più robuste e delle piante più delicate. Quelle più delicate, che non sopportano molto il freddo ma che sopravvivono comunque in una stagione molto fredda, devono essere assolutamente protette per aiutarle nel loro percorso invernale. Le piante più robuste invece, ci sono tante piante che hanno adottato dei sistemi di sopravvivenza perché vivono in natura in posti in cui il gelo non solo è molto forte ma anche prolungato, hanno escogitato anche dei metodi per sopravvivere che sono quelli, ad esempio, adesso io lo dico in maniera molto banale, della quasi un'autodisidratazione dei propri tessuti per conservare più sali minerali possibile, in modo che il gelo non arriva a danneggiare i tessuti interni. Noi sappiamo, lo vediamo benissimo, qual è l'utilizzo del sale quando ghiaccia, buttando un po' di sale sopra il ghiaccio si scioglie. In questo modo queste piante, aumentando la quantità di sali minerali all'interno dei loro tessuti, fanno sì che il punto di congelamento si abbassa ancora. Quindi se una pianta che non ha questo tipo di autodifesa gela a -1 grado, una pianta che si disidrata aumentando i sali minerali all'interno dei propri tessuti gelerà magari a -3, -4 gradi e quindi in questo modo la pianta si è escogitata questo metodo per sopravvivere all'inverno. Questo noi lo possiamo notare ad esempio negli ellebori, perché gli ellebori sono piante che sopravvivono in inverno con le loro foglie e hanno adottato questo sistema. Infatti molto spesso, io l'ho notato anche qua in giardino e anche a casa dei miei dove hanno degli ellebori nell'aiuola, quando c'è un freddo particolarmente intenso, quando c'è questo inverno molto ma molto forte come temperature, molto impegnativo,
Queste piante sembrano abbastanza disidratate, a volte le foglie si sdraiano anche per terra, per tornare poi a raddrizzarsi di nuovo riempendo i loro tessuti quando il pericolo del gelo è terminato. Questo io l'ho notato negli allevori, come dicevo, sia nel mio giardino che in altri luoghi. Perché il gelo è pericoloso per le nostre piante? Perché il gelo fa sì che i tessuti interni della pianta, le membrane tra una cellula e l'altra, tendono a gonfiarsi per effetto proprio del gelo. Noi sappiamo che un contenitore chiuso, una boccia di vetro piena d'acqua lasciata al gelo rischia di spezzarsi, di spaccarsi, perché il gelo aumenta il suo volume. E questo succede nei tessuti delle piante, quindi i tessuti si gonfiano, si rompono, e questo fa sì che la pianta venga danneggiata anche in modo molto molto serio. Ma il problema del gelo non è solo quello dei tessuti della pianta, è anche quello delle radici delle piante. Noi possiamo notare in giardino che una pianta è stata danneggiata dal gelo, anche se abbastanza robusta, se è una pianta che conserva le sue foglie in inverno, dall'aspetto delle sue foglie, perché quando queste foglie cominciano ad annerirsi, ad accartocciarsi, a muoversi verso il basso, nel senso a pendere un po' verso il basso, evidentemente non è solo un problema di gelo sulle foglie, ma può essere anche un problema di gelo alle radici, e questo succede molto spesso alle piante coltivate in vaso. Quindi nel periodo invernale, ma come prevenzione nel periodo autunnale, dobbiamo intervenire in giardino con delle soluzioni. Beh, sicuramente uno dei metodi più usati è la pacciamatura. Adesso mi muovo un po' in giardino così vi faccio vedere. Io ho già pacciamato qualcosa qua in giardino, devo continuare a portare un po' di pacciamatura su alcune piante che sono un pochettino più delicate. La pacciamatura la si può fare con tanti materiali, sia di recupero sia naturali. Se abbiamo un giardino in cui abbiamo delle piante che perdono tante foglie, possiamo sistemare al di sotto di queste piante, magari nel periodo autunnale quando perdono le foglie, una rete, un telo per poter raccogliere queste foglie, oppure rastrellando il nostro giardino e depositare questo materiale alla base delle piante. Possiamo utilizzare anche la paglia, che risulta molto utile perché poi si disgrega poi nel corso della stagione invernale, apportando poi delle sostanze nutritive al terreno. Facciamo solo attenzione alla paglia quando arriva la primavera e le lumache rispuntano per cominciare ad assaggiare poi tutte le loro piante perché devono nutrirsi. La paglia offre anche un nascondiglio a questi animali, però questo è un problema più che altro primaverile, non invernale, perché in inverno le lumache stanno ben rintanate e protette dal freddo. Adesso mi sposto così faccio un po' di pacciamatura con della paglia e utilizzerò anche delle foglie di miscanthus che ho raccolto in grandi quantità quest'autunno. Non le ho ancora utilizzate per produrre tutto quello che volevo fare perché non ho avuto molto tempo, però muoviamoci un pochettino in giardino così parliamo anche di quali danni può portare poi l'inverno, non solo come gelo, brina e freddo, ma anche come neve, perché la neve può creare un pericolo per quello che riguarda i rami molto lunghi delle nostre piante. Come dicevo, la pacciamatura è veramente molto importante, la si può fare anche in misura massiccia per quello che riguarda organi sotterranei molto delicati come le dalie, oppure anche soltanto a scopo un po' preventivo, senza una grande pacciamatura. Io qui ad esempio ho sistemato delle foglie di fico perché sono molto larghe come pacciamatura alla rosa di nuovo impianto Sally Holmes, l'abbiamo visto in un video precedente, l'impianto di questa rosa, e ho apportato un po' di foglie di fico. Le rose sono piante molto delicate, molto robuste in giardino, quindi non patiscono tanto il freddo, però se sono di nuovo impianto, magari le abbiamo messe in autunno, possiamo aiutarle con un pochettino di pacciamatura, ma senza esagerare, perché quello che le rose patiscono di più e lo sviluppo dei funghi sui fusti, sulle foglie, eccetera, quindi oidio, un sacco di malattie. Quindi bisogna sempre cercare di lavorare con le rose in maniera molto libera, in cui l'aria possa sempre circolare, però un po' di pacciamatura nella terra possiamo mettergliela. Volendo si possono usare anche le cortecce di pino che vengono vendute in grossi sacchi nei centri agricoli. Lì però la spesa diventa veramente impegnativa se si hanno tante piante da proteggere. Quindi io mi aiuto con le piante che ho qua in giardino, quindi le foglie del banano, le foglie del miscanthus, le foglie del fico, tutto materiale che io sistemo sotto le piante delicate in modo da proteggere la terra, in questo modo, e la pianta stessa. In questo modo sotto la superficie delle foglie ci sarà una temperatura meno gelida
e l'acqua contenuta all'interno della terra si mantiene un po' più liquida proprio per far sì che le piante ne possano poi usufruire anche durante la stagione invernale. Insomma, c'è un punto di congelamento migliore rispetto al resto del giardino. Quindi un po' di pacciamatura anche al di sotto magari delle rose, in modo da proteggere anche queste piante che comunque, come dicevo, sono robuste. Qui ad esempio mi trovo davanti ad una pianta messa in giardino per esperimento. Questo è un Trichocereus shinkendanzi, ne ho già parlato anche nel canale Appuntamento in Giardino, è una cactacea, se non erro sudamericana, che vive in zone in cui la temperatura arriva fino anche a meno 10 gradi, sporadicamente, non per periodi prolungati. Quindi questa cactacea è veramente molto molto resistente, però in caso di gelate prolungate rischia poi di non sopravvivere, perché ricordiamoci che i cactus che sono resistenti lo sono molto di più se lasciati asciutti durante l'inverno, magari ad una temperatura un pochettino più fredda. Questo è stato piantato in terra insieme ad altri, l'inverno scorso sono sopravvissuti nonostante abbia nevicato, e quindi questo mi fa capire che sono piante molto robuste, però questo è veramente un estremismo qui in giardino, è veramente dove abito io, qui in Piemonte occidentale, nella Valpellice, avere i cactus piantati in giardino è veramente un po' un qualcosa da provare, per vedere se si riesce. È una pianta che crea un sacco di polloni alla base, quindi io la moltiplico in continuazione proprio perché so che può non farcela e quindi ho sempre dei nuovi esemplari. Posso proteggere anche questa pianta dai rigori invernali nella speranza che superi l'inverno, sarebbe veramente molto bello. Una mia amica ce l'ha in giardino, si è sviluppata tantissimo, anche lei abita non distante da casa mia, però in pianura. Io sono a 550 metri circa di altezza, nelle colline, e la sua pianta è cresciuta veramente tanto e fiorisce tutti gli anni. Questa è stata danneggiata lo scorso inverno perché si è allagata una parte del mio giardino con le piogge veramente torrenziali. L'ho trovata sdraiata per terra, l'ho piantata qui, quindi ha poche radici e quindi mi sento di proteggere un po' questa pianta. Allora io con le foglie di Iris pseudacorus, questo iris che fa queste foglie, guardate qui, lunghissime, andrò a pacciamare la base della pianta proprio per dargli la possibilità, vediamo, di sopravvivere questo inverno, che non so se sarà mite come degli ultimi anni, o sarà un inverno abbastanza pesante per quello che riguarda le temperature. Io questo cactus lo vado praticamente quasi a legare alla base e poi un po' vado anche in altezza con il resto delle foglie. Vado ancora a creare altra pacciamatura. Cercando di intrecciare un pochettino le foglie. Questa pianta dovrebbe farcela a superare l'inverno. Ripeto, questo è un Trichocereus shinkendanzi, quindi una pianta molto resistente. Se mettiamo altre cactacee qua in giardino che sono molto poco resistenti al freddo, logicamente quando nevicherà per più volte queste piante poi le perdiamo. Quindi sarebbe meglio, almeno qua in Piemonte, le cactacee continuare a coltivarle in vaso. Però questo a me piace sperimentare anche in giardino e vediamo cosa succede. Però anche lì, se l'inverno è prolungato, nevicate sono continue e il freddo è veramente molto molto intenso, con temperature che scendono veramente al di sotto dei 5, 6, 7 gradi per tante notti, questo può poi essere un problema per queste piante che effettivamente in natura qui in Piemonte non ci sono, e quindi sono coltivate in giardino con tutte le precauzioni del caso. Questo ad esempio è il punto del mio giardino in questo momento più freddo in assoluto, perché qui sotto l'ombra delle foglie del banano, che io non ho ancora sistemato anche se è stato abbastanza danneggiato, qui sotto ci sono le piante che vogliono l'ombra e quindi questo rimane un posto veramente molto molto freddo. L'unica luce un po' calda che riceve è quella poi del tardo pomeriggio, almeno finché manterrò le foglie del banano sulla pianta. Dopo andrò a fare anche una bella pulizia perché voglio liberare anche un po' di spazio, quindi eliminare anche dei grossi tronchi di banano che ormai hanno fruttificato, questi fusti, e quindi in teoria poi non faranno più nulla, quindi avranno già creato dei getti nuovi per dare la possibilità alla pianta di andare avanti poi nel tempo.
Qui sotto ci sono le osta che, come potete vedere, hanno già in questo periodo freddo cambiato il colore delle foglie, le foglie stanno morendo, sono diventate marroni. Quando saranno secche io le adagerò un pochettino nella terra come autopacciamatura di se stesse. In più qui ho già portato della pacciamatura in passato con delle foglie raccolte qui nel giardino, dei rami di achillea anche portate qui. Possiamo anche raccogliere, ad esempio, se abbiamo delle piante di achillea tipo la gold che ha delle grosse dimensioni, quando arriva l'autunno possiamo tagliare tutto ciò che c'è di secco e portarlo come pacciamatura. L'achillea porta delle sostanze importanti come nutrimento nella terra, nel terreno. C'è la brunnera, c'è l'arum maculatum, anche qui l'ho sistemato perché così ho un po' di verde anche in questa parte dell'aiuola in cui le piante tendono poi a diventare un po' marroncine e perdere le foglie. Ci sono le euchera che sopravvivono bene al freddo, comunque anche qui poi porterò un po' di pacciamatura, aggiungerò ancora della pacciamatura. La pacciamatura può essere fatta anche con il compost, però lì dipende, se ne abbiamo veramente in quantità eccessiva usiamolo magari anche un po' come pacciamatura, altrimenti conserviamolo poi per quello che riguarda i lavori nell'orto e la concemazione del nostro orto. In più laggiù c'è anche una bletilla striata che è un'orchidea che vive proprio in posti molto freddi, anche lei totalmente resistente al freddo, quindi come potete vedere ci sono delle piante, guardate l'arum maculatum, che addirittura vegeta durante l'inverno, che sono resistentissime alle temperature fredde invernali, e quindi quando noi scegliamo le piante da inserire in un giardino guardiamo prima in quale zona climatica è il nostro giardino, dove abitiamo, quali sono le temperature che possono dare dei problemi alle nostre piante. E in un giardino creato al sud Italia, ad esempio, ci sarà un determinato tipo di piante, lì possiamo spaziare tantissimo nella scelta delle piante, forse lì il problema è proprio l'acqua, perché nel sud Italia sappiamo che ci sono delle siccità molto ma molto prolungate. Nel nord Italia la scelta sarà sulle piante di clima temperato, che gradiscono temperature fredde invernali e ci regalano poi anche dei fiori bellissimi poi durante la bella stagione. Tra l'altro, quando facciamo la pulizia delle ortensie, anche il taglio dei rami per accorciare un pochettino le piante, tutto questo materiale può essere portato come pacciamatura per aiutare le altre. Quindi il giardino in qualche modo, se vogliamo, riesce ad aiutarsi praticamente con lo stesso materiale che noi riusciamo ad ottenere con le potature. Potature che naturalmente andranno fatte con attenzione, perché se facciamo delle potature a fine estate per determinati tipi di piante, questo può andare bene, ma non andiamo a potare per portare pacciamatura durante il periodo freddo in cui ci sono delle gelate, perché tutte le piante che vengono tagliate poi subiranno gli effetti del gelo sui tagli e quindi questo può provocare dei danni. Piuttosto, se dobbiamo potare una pianta per ridargli la forma, eccetera, aspettiamo poi la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, perché questo può essere meno pericoloso per la pianta stessa. In questo caso qua sotto ci sono dei bulbi un po' più delicati, io ho già sistemato della paglia in abbondanza, vado a sistemare ancora le foglie di miscanthus che sono avanzate come materiale ancora di pacciamatura, quindi apporto sempre un po' un qualcosa a secondo poi della stagione. Se effettivamente, come hanno detto, arriveranno poi delle forti nevicate, allora è meglio proteggere veramente tanto le piante che sono un po' più delicate. Questi bulbi effettivamente il gelo, il freddo lo sopportano, ma non un freddo eccessivo, quindi porto ancora foglie di miscanthus e creo poi una pacciamatura. Adesso questo è solo a scopo dimostrativo, poi questa pacciamatura di foglie di miscanthus la farò un po' meglio andandomi a recuperare le pietre che sono qui e sistemandole sopra proprio per tenere il materiale adagiato al terreno. Vi ho portato davanti la Spirea vanuttei, questa pianta molto bella che in primavera produce veramente una cascata di fiori bianchi molto piccoli, però diventa una nuvola bianca, per parlarvi anche, così in maniera breve, magari lo faremo poi quando ci saranno delle forti nevicate, speriamo, perché quest'anno un po' di neve deve cadere, un po' di anni che non nevica come dovrebbe. La Spirea vanuttei ha questi rami che flettono molto, quindi in caso di nevicate la pianta tende a sdraiarsi. Vedete che io riesco a piegare molto questi rami perché flettono, quindi sopporta il peso della neve sdraiandosi un po' e tornando poi in una posizione poi decente quando la neve va via. Altre piante con la neve possono essere danneggiate, pensiamo ai rami molto lunghi delle piante da frutto, delle grosse nevicate possono poi spezzarli,
e questo crea poi un danno alla pianta. Quindi in caso poi di forti nevicate cerchiamo di fare un giro nel nostro giardino scrollando un po' la neve dagli alberi, dagli alberelli che abbiamo in giardino, proprio per evitare che il peso della neve crei poi un danno alla pianta. Stessa cosa accade se noi ricopriamo ad esempio in giardino una pianta con il tessuto non tessuto nella parte aerea, quindi vendono questi sacchi di tessuto non tessuto da mettere sopra la pianta, legarli alla base e si crea questa sorta di palloncino di tessuto che protegge la pianta dai rigori invernali. Questo tessuto fa sì che il tutto prende una sembianza veramente di un grosso pallone. Sopra questo la neve può depositarsi e anche lì può creare veramente un danno, perché può spezzare poi addirittura, se è una pianta molto delicata, tutta la struttura, facendo sdraiare la pianta spezzata sul terreno. Quindi anche lì, in caso di forti nevicate, scrolliamo questo tessuto non tessuto dalla neve in eccesso per evitare un danno. E in più c'è anche da dire che questo tessuto non tessuto messo sopra le piante nella parte aerea dovrebbe poi essere tolto nei momenti in cui la giornata prende una temperatura un po' più calda, quindi una giornata mite in cui la temperatura sale di un po', può succedere anche durante l'inverno, soprattutto negli ultimi anni. Quello può essere un pericolo per la pianta, perché all'interno si crea poi un qualcosa di veramente troppo torrido, caldo per la pianta stessa, e quindi bisogna togliere questo tessuto e rimetterlo poi nel tardo pomeriggio per proteggere la pianta più che altro di notte, se le temperature durante il giorno sono sempre abbastanza elevate. Elevata potrebbe essere una temperatura anche di 11-12 gradi, ma là dentro la temperatura rimane molto più alta, e quindi anche con l'uso del tessuto non tessuto facciamo attenzione. Io ricordo che avevo una Darlingtonia californica, una pianta che arriva dall'Oregon e dalla California appunto, che avevo protetto col tessuto non tessuto, con l'intenzione di proteggerla dal gelo invernale, quando è una pianta che sopporta benissimo comunque il freddo invernale. Che cosa è successo? Che per una settimana le temperature sono schizzate veramente in alto, quindi giornate con un sole pieno, e questa pianta si è bruciata al di sotto di questo tessuto non tessuto. Quindi molta attenzione anche all'utilizzo di questo materiale, che risulta però molto utile come protezione invernale. Eccomi qua, vi ho portato per concludere questo video davanti a delle piante in vaso. In questo caso sono le mie piante carnivore, ne ho anche altre sparse qua per il giardino. Io sono un grande amante delle piante carnivore, mi piacciono veramente tantissimo, le coltivo da circa 45 anni. Sono piante straordinarie. Quello che hanno le piante carnivore, che è un po' un problema, è proprio il loro grande bisogno di acqua. Questo che cosa vuol dire? Che essendo piante coltivate in un doppio vaso e sono immerse all'interno del vaso in acqua, perché alcune, tipo la drosera anglica, la rotundifolia, hanno bisogno sempre di acqua nel sottovaso, che cosa possiamo fare? Diminuirla un pochettino, in modo da dare, non dico meno acqua, ma una totalità dell'acqua all'interno del terreno leggermente minore. Proprio perché nelle notti di gelo intenso queste piante sopportano, drosera anglica, rotundifolia, le piante che io ho qui, Darlingtonia, Saracenia psittacina, Saracenia purpurea, sopportano i geli invernali. Comunque è meglio lasciarle con un po' meno acqua nel sottovaso e controllare noi il livello di idratazione del terreno, perché come dicevo il gelo tende a creare un enorme blocco di ghiaccio e la pianta carnivora non riesce più ad assorbire acqua, e questo può essere un problema se il gelo è prolungato per giorni e giorni. La pianta veramente si trova in uno stato di stress idrico, come se ci fosse della siccità. Allora noi dovremo andare ad aggiungere dell'acqua fredda, non calda assolutamente, al substrato, per cercare di idratare un pochettino la pianta. E questo possiamo farlo in casi urgenti in cui il gelo prosegue per giorni e giorni, veramente non si riesce a sbloccarlo nei vasi. Allora andremo a idratare un pochettino la pianta cercando di aiutarla. Se il gelo è a giorni alterni, ad esempio, quindi ci sono delle giornate tipo oggi in cui non ha gelato tanto, automaticamente l'acqua contenuta all'interno, che si è ghiacciata, si scioglierà e darà l'acqua alle nostre piante. Però quello che noi dobbiamo fare assolutamente, se sappiamo che arriverà un periodo di gelo intenso prolungato, sarà quello, come dicevo, di proteggere il nostro vaso con del tessuto non tessuto o con del cartone. Questo impedisce all'acqua contenuta all'interno del vaso
vaso di gelare completamente, e in questo caso ci risparmiamo il fatto di doverle controllare bagnandole continuamente se il terreno è gelato, e garantiamo alla pianta una sopravvivenza. Logicamente piante come la Darlingtonia, la Drosera anglica, la rotundifolia, la intermedia non andremo a coprirle con tessuto o non tessuto, perché sopportano benissimo i rigori invernali, cercando di proteggerle un pochettino. Possiamo metterle contro un muro, ma loro sono piante che hanno bisogno di sentire il freddo per partire poi veramente alla grande poi in primavera. Ci sono altre piante tipo le rose, i garofani, se abbiamo altre piante tipo anche il glicine, sopporta anche lui abbastanza bene il freddo. Comunque possiamo aiutare anche queste piante sempre con una copertura del vaso. Forse la regola principale per protezione invernale è proprio la copertura del vaso, per far sì che il terreno all'interno non geli completamente. Poi possiamo intervenire con innaffiatura o meno a seconda di come vediamo appunto come è l'aspetto appunto della terra, se è congelata o meno, e in questo modo possiamo aiutare le nostre piante a sopravvivere in questo periodo che arriverà e che sarà sicuramente freddo. C'è anche da dire un'altra cosa, e poi concludo questo video che può risultare magari un pochettino lungo. Se abbiamo delle piante coltivate in vaso che sono un po' più delicate, e tipo me che ne ho veramente tantissime, a volte devo fare mente locale per capire cosa ho e cosa non ho, e mi sono dimenticato una pianta magari contro un muro, ha gelato, questa pianta un po' più delicata è sopravvissuta, ma spero che ce la faccia, ad esempio facciamo un discorso di questo tipo, non dobbiamo prendere questa pianta e portarla subito in casa a 20 gradi o in un garage magari a 15 gradi se la temperatura fuori è sui 1-2 gradi, perché questa pianta potrebbe avere uno shock termico. Allora noi prenderemo questa pianta, la avvicineremo alla nostra casa in esterno, magari contro un muro, la lasciamo lì qualche giorno in modo che si abitua, proteggiamo il suo vaso con tessuto o non tessuto, e successivamente la portiamo poi nel locale in cui c'è una temperatura adatta a lei. Questo per evitare alle piante poi uno stress termico, perché dal freddo al caldo in maniera improvvisa può veramente essere un danno per la pianta. Stessa cosa quando arriva la primavera, abbiamo le piante ricoverate in un posto in cui non gela ma la temperatura è bassa e fuori le temperature sono abbastanza forti, e soprattutto c'è un'illuminazione solare molto forte, questo vale anche per i cactus, portiamoli fuori, ma non mettiamoli subito al sole a temperature molto forti, li portiamo fuori, li mettiamo leggermente all'ombra in cui prendono, che ne so, la luce del primo pomeriggio o del mattino e poi basta, e abituiamo pian piano le piante a questo spostamento, quindi evitiamo gli stress termici. Bene, io con questo penso di aver detto un po' tutto ciò che volevo dirvi per quello che riguarda il periodo invernale e le problematiche con le piante in vaso e le piante coltivate in terra. Ci sarebbe veramente ancora tanto da dire, perché le piante sono tantissime e non si può generalizzare il tutto con un discorso di pacciamatura e di protezione magari del vaso. In questo video è stato fatto più o meno così, per cercare di accorciare un pochettino i discorsi, altrimenti qui facciamo un video magari di 2 ore. Magari durante l'inverno vi porterò ancora qui nel giardino con me per parlare ancora di protezione e anche per osservare un po' come si comportano le piante del mio giardino. Io ad esempio delle lavande che ho acquistato, non so se sono piantate anche all'inizio di quest'anno, non so se sono piante, quel tipo di lavanda è robusto abbastanza per sopportare tutti i rigori invernali, e quindi lo osserveremo magari poi durante l'inverno quando tornerò in giardino, e spero di poterlo fare anche magari in presenza anche della neve, proprio per far vedere il giardino con questo manto nevoso che può essere anche molto bello e affascinante. Comunque concludo qui questo appuntamento in giardino e ci vediamo ancora nei video questo inverno per parlare ancora di piante, di protezione, ma soprattutto per ammirare questa forza, questa capacità delle piante a volte di essere veramente robuste, e nonostante siano a volte molto esili ci dimostrano veramente una grandissima capacità di adattamento a quello che è l'ambiente naturale, che a volte può essere veramente molto impegnativo. Possiamo solo imparare dalla natura. Vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Se avete delle domande io risponderò poi nei commenti, così possiamo affrontare questa discussione, e in modo da poterci anche aiutare l'un l'altro magari con la coltivazione delle nostre piante nel periodo più difficile forse dell'anno. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao!